Benvenuti ad ATH. Oggi cercherò di rispondere a una domanda che mi fate abbastanza spesso, che è: quale imboccatura devo utilizzare con il mio cavallo? La risposta non è per nulla semplice, perché ci sono un'infinità di imboccature al mondo, se volessi dirle tutte non mi basterebbe probabilmente l'intera giornata. Quello che cerchiamo di capire perlomeno è qual è la loro funzione. Principalmente abbiamo 4 macro categorie. La prima categoria è quella delle non imboccature, quella dei Bosal, quella degli Acmor, Sidepull, tutti quegli strumenti che utilizziamo per controllare il cavallo ma senza mettere nulla nella sua bocca. Questa è la prima categoria, che a differenza di quello che si pensa non è vero che sono più leggere, più delicate delle altre imboccature. Un concetto che vorrei che tutti imparassero, tutti sapessero, è che non sono le imboccature a fare la differenza sul lavoro in un cavallo. Quello che fa la differenza è la mano del cavaliere. Quindi noi possiamo rovinare un cavallo anche con un Bosal, anche con una non imboccatura, se la nostra mano non lavora in maniera corretta, non usa la pressione in maniera corretta. La seconda macro categoria invece che andiamo a vedere è quella dei filetti, è quella che di solito si utilizza all'inizio del lavoro, si utilizza per recuperare dei cavalli che hanno delle problematiche, perché il filetto, mi piace dire, mette a nudo il cavallo, tira fuori tutti i suoi pregi, tutti i suoi difetti. Il filetto, vediamo com'è la sua costituzione, è fatto di 2 anelli che possono essere, come in questo caso, a D, possono essere a oliva, possono essere scorrevoli, e all'interno ha uno snodo. Il cannone può essere più o meno stretto a seconda della severità, più è grosso, meno è severo, più è stretto invece più è severo. La sua funzione è quella di lavorare ai lati della bocca del cavallo, ovvero ottenere una flessione laterale. Andiamo a vedere come funziona. Di filetti ne abbiamo anche qui un'infinità di tipologie, abbiamo quelli a torciglione, abbiamo quelli lisci, ne abbiamo veramente di tanti generi, quelli con gli inserti in rame. Quello poi dipenderà dalla conoscenza, dalla capacità del cavaliere di capire sul cavallo quale imboccatura può andare meglio. Il filetto mi piace che sia utilizzato leggermente lungo nella bocca del cavallo, non troppo stretto ma nemmeno troppo lungo. Una volta messo devo controllare di avere circa 1 centimetro dalle commessure labiali. Il suo lavoro, abbiamo visto, il filetto è snodato al centro, quindi il suo lavoro è quello di agire ai lati della bocca in questa maniera, da una parte e dall'altra. Il barbozzale in questo caso ha il compito di far sì che il cavallo, aprendo la bocca, non permetta al filetto di entrare completamente dentro la sua bocca e quindi di passare dalla parte opposta. Ha solo una funzione di blocco. In questo momento il filetto difficilmente lavorerà sulla flessione verticale. Proviamo a immaginare come è strutturato, quindi se noi andiamo a lavorare in questa maniera non abbiamo altro che la parte spezzata che si allunga verso il basso, quindi va sulla lingua, e quindi non avremo un lavoro sul palato che ci porterebbe poi a lavorare sulla flessione verticale. Il filetto è ottimo per lavorare sulla flessione laterale, quindi per ottenere il controllo del movimento del cavallo. Nella seconda macro categoria invece abbiamo, eccolo qua, i morsi a leva spezzati. Sono una via di mezzo subito dopo il filetto che ci permettono di continuare il lavoro laterale, quindi di lavorare ai lati della bocca, ma allo stesso tempo cominciano a introdurre il lavoro di flessione verticale. Questo per quale motivo? Vediamo come sono strutturati. Anche di questi ce ne sono un sacco di varietà a seconda dello spessore del cannone, a seconda della lunghezza delle leve. Alcuni, come i Billy Allen, hanno una zona centrale che evita che la punta dell'imboccatura vada a premere sul palato, per alcuni cavalli per i quali è molto più fastidiosa la cosa. Ma come dicevamo, guardiamo la struttura di questa imboccatura. Quando la leva va ad agire,
lo snodo si piega verso l'alto, a differenza del filetto che invece si piegava verso il basso. Lo snodo si piega verso l'alto creando una pressione sul palato del cavallo, il quale, per liberarsi da questa pressione, deve abbassare la testa. Vediamo subito come funziona. Nel frattempo il morso snodato ci permette comunque di continuare a lavorare ai lati della bocca del cavallo come fosse un filetto. In questo caso mi piace che l'imboccatura sia leggermente appoggiata ai lati della bocca, un po' più del filetto, in modo da avere un contatto diretto ed immediato. Quindi io posso continuare a lavorare ai lati della bocca perché ho comunque uno snodo interno, quindi da una parte e dall'altra posso continuare a lavorare lateralmente, ma posso cominciare anche a lavorare sulla cessione verticale. Il barbozzale in questo caso fa la base d'appoggio per la leva, in quanto nel momento in cui io vado a tirare le leve, il barbozzale va ad appoggiarsi sulla barbozza e quindi crea l'effetto leva, che è quella che richiede al cavallo di abbassare l'incollatura. In questi morsi qua possiamo attaccare le redini anche lateralmente in modo da avere un effetto prevalentemente da filetto e non più da morso. È chiaro che se togliamo il barbozzale questo morso non ha più il suo effetto, non lavora più sull'incollatura verticale ma lavorerà solo da filetto. Terza e ultima macro categoria di imboccature sono i morsi con il ponte fisso, ovvero non snodato, come in questo caso abbiamo un correctional. Come funzionano questi morsi qua? Questi morsi qua non lavoriamo più sulla piega laterale, in quanto se io tiro lateralmente non ho più lo snodo centrale. In questo caso il morso andrebbe utilizzato quando il cavallo conosce alla perfezione una redine d'appoggio oppure la gamba per girare. Non gireremo più, non avremo più il controllo del movimento laterale con questo tipo di imboccatura. Questo tipo di imboccatura ci serve per controllare la flessione verticale. Anche di questi ne esistono un'infinità di tipi, ma il suo lavoro qual è? Nel momento in cui io tiro le redini, il ponte si alza, va ad agire sul palato del cavallo, il quale per liberarsi dalla pressione deve cedere l'incollatura verso il basso. Vediamo al lato pratico. Ok, a livello laterale vedete che non ho grosso movimento, si alza la leva ma in realtà non sto andando a lavorare sulle commessure labiali. Quello che succede invece è quando agisco in doppia redine, il barbozzale fa da leva e il ponte chiede al cavallo di abbassare l'incollatura. Quindi è un morso che va a lavorare solo sulla flessione verticale, non più sulla flessione laterale. Quello che mi preme far sapere ai corsi che tengo è sempre che non è l'imboccatura a fare la differenza, ma è la mano del cavaliere che fa la differenza. Quindi la risposta a che tipo di imboccatura devo mettere il mio cavallo dipende. Possiamo mettere qualsiasi tipo di imboccatura se la nostra mano è in grado di gestirla, se il nostro cavallo conosce quel tipo di imboccatura. Dobbiamo valutare la nostra mano, come se è in grado di gestire le giuste pressioni dell'imboccatura. Dobbiamo valutare il nostro cavallo, che sensibilità ha, e anche capire che tipo di imboccatura può accettare, perché le imboccature sono fatte anche in conformità del tipo di bocca che ha il nostro cavallo. Noi possiamo controllare il nostro cavallo anche volendo con un semplice collare al collo. Le imboccature ci servono qualche volta per andare a mirare dei problemi. Se devo lavorare sulla flessione verticale andrò a lavorare su un morso, se devo lavorare su una flessione laterale preferirò un filetto, ma quello che conta è la nostra mano, quello che conta è la nostra esperienza. Quindi
non posso dire a priori che imboccatura utilizzare, vanno valutate moltissime cose. Spero con questo video di aver dissipato un po' di dubbi sull'utilizzo delle imboccature, perché come dicevo ce ne sono a migliaia, possiamo vederne di tutti i tipi, possiamo vederne l'utilizzo di ciascuna, ma l'utilizzo è finalizzato sempre poi a un certo dettaglio e quindi dovremo avere poi l'esperienza di capire per quale motivo stiamo utilizzando una determinata imboccatura. Prevalentemente preferisco il filetto perché, come dicevo all'inizio, è l'imboccatura che mi permette di mettere a nudo il cavallo, mi permette di tirar fuori tutti i suoi problemi ma anche tutti i suoi pregi. Noi dobbiamo imparare comunque a lavorare con la mano e dobbiamo imparare a sentire la bocca del nostro cavallo. Non è incrementando le leve, i ponti, la severità delle imboccature che otteniamo il controllo del nostro cavallo, ma lo otteniamo incrementando la nostra conoscenza e la nostra capacità. Quindi per oggi da Medeo è tutto e ci vediamo al prossimo video.